Eccomi qua, il vostro Santen Chan. Chiude parlanti, se no fa eccio. Ebbene, non è vero, non è vero. Eccomi qua, come vedrete dal video, un altro video live streaming totalmente improvvisato, così non mi dovrete chiedere di che cosa parlerai oggi. Vi dovrete vedere tutto il video. Dream Man, ti stavo proprio pensando, caro. Anch'io, ciao, mi fa piacere, ciao. The Yigenis Love Live. Hey, ciao, The Yigenis Love Live, mi sono perso la tua live. Allora, volevo dire, questo live è improvvisato perché ho trovato un buco di tempo nel quale farlo. Adesso che sono circa le 22:33. Alessandra Arcangeli, salve. Ciao Igen, ciao. Allora dicevo, in questo modo voi vi vedrete tutto il video. Peccato che io ho perso il live di credo The Igen is Love Live ha appena fatto un live e io vi volevo partecipare, ma ti vedo felice, tranquillo. La live era perché volevo parlare con tutti. Anch'io infatti faccio questa live perché voglio parlare con tutti, e dopo gli darò, diciamo, lo settaggio al video, perché gli metterò i video consigliati come faccio sempre nel riquadro, e diciamo negli angoli metto le anteprime. Ma se voi c'è un modo per poterci parlare. Buonasera Giovanni Persia, c'è un modo? Ciao Dream. The Yigenis Love Live, qual è questo modo? Non so, ma già siete in 4 spettatori, credo. Volevo dirvi, parlare di tante cose in poco tempo, perché non c'ho molto tempo a disposizione. Intanto Windows è attualizzato, non ci sono cose, perché oggi c'è stato un tutto riattualizzarsi costante di Windows. Allora dicevo che un nostro amico, che in realtà mi ha commentato per la prima volta, Drugo Teman, mi ha commentato un video di rap dance, e dice: ciao capitano, potresti sostenere l'innocenza di Massimo Bossetti? Ecco, lui si chiama così. Ah beh, su Messenger, sì, però mi piace di più fare i video, perché se io utilizzo Google Plus devo utilizzare la webcamera. Allora questo nostro amico Drugo Teman mi ha in pratica chiesto, in un video che non ha molta pertinenza col tema, però mi ha chiesto: ciao capitano, potresti sostenere l'innocenza di Massimo Bossetti? E io gli ho risposto: caro amico, come stai? Prima dimmi chi è Massimo Bossetti. Casco dalle nuvole. Infatti io in quel momento, 6 ore fa, non mi ricordavo chi era Massimo Bossetti, perché con il caso non so se Gambirasi, perché da anni che ne parlano, forse, ma non seguono, non si arriva a nulla. Allora gli dico anche: caro amico, non so nulla del caso in questione, mi dovrei documentare, perché è vero, ho seguito il caso nella tele ma non ho nulla.
e dice: un uomo ingiustamente in carcere, dice Drugo Teman, un uomo ingiustamente in carcere per un omicidio che non ha commesso solo per interessi politici. L'altro indiziato era un membro del partito monarchico che è stato immediatamente prosciolto senza prove. Ora ci sono decine di manifestazioni in Italia per la sua scarcerazione, ma i TG non ne parlano. Ecco, e visto che stiamo tra amici, voi che ne pensate del caso Massimo Bossetti? La descrizione che mi ha dato Drugo Teman è giusta? Io non so questi dettagli del caso. Dice che è stato condannato Massimo Bossetti solo per interessi politici, perché l'altro indiziato era un membro del partito monarchico che è stato immediatamente prosciolto senza prove. Ora ci sono decine di manifestazioni in Italia per la sua scarcerazione, ma i TG non ne parlano. Ecco, io non ho idea. Ci sarà davvero tutto questo? The Yiken is Love Live. Beh, non preoccuparti, posso capirti. Ho un video a sorpresa per te. Se vuoi scoprirlo ti dico qual è il mio video segreto per te. Ah, va bene. Fammelo sapere. Non so come accedere al tuo vediamo al tuo canale attraverso un commento. Dovrei trovarti fra i commenti, perché ecco, una settimana fa non so come cercare il video segreto. Ecco, fammi sapere. Pensavo, dice The Yigen is Love Live, che nel prossimo video sponsorizzazione verrai sponsorizzato e giuro che farai un figurone con i nuovi iscritti. Grazie. Duccio Barbacani, non si possono fare le donazioni? Purtroppo no, ma hanno tolto la super chat perché dal 20 febbraio bisogna avere 4000 ore di monetizzazione, e c'è stato un amico che mi ha donato 2 euro, però adesso c'ho solo 2600 ore, per cui io, che non ho mai chiesto denaro in vita mia, non do la PayPal, caro amico Duccio Barbacani. Però se tu mi vuoi aiutare, che vedo che sei gentile di animo e di cuore, di mente, non c'è bisogno che mi dai del denaro. Tu guarda i video miei che ti piacciono di più, commentali, dagli like e soprattutto condividili il maggior numero di volte che puoi, e mi raccomando, di alle persone a cui condividi i miei video di condividerli, di ricondividerli a loro volta. In questo modo raggiungerò le 4000 ore di visualizzazione. YouTube mi deve circa $80, stanno aumentando, però mi hanno tolto le ore di le monetizzazioni perché non ho ore di views, ma c'ho appena 2600 ore sulle 4000 che bisogna avere. Quindi se mi vuoi aiutare non c'è bisogno che mi fai una donazione in regalo. Io non voglio pacchi agricoli, pacchi regalo, vestiti, denaro. Basta che, e io ho fatto tanti video che sono stati appena visti 200 volte, quindi cercate nel mio canale tutti i video. Sant'Enchan vi parla, questo quell'altro, in poche parole spamma come non ci fosse un domani. Grazie Dream Man. Quindi condividete tutti i miei video, da quelli più importanti, mettete video nel mio canale, da quelli più importanti a quelli meno importanti. Magari non dovete farlo tutto in un giorno, poi per argomento magari
scegliete attraverso la rete sociale, WhatsApp, questo quell'altro, per argomento che è più interessato. Per esempio ho fatto dei video sui miei cani e dei video tutorial di gastronomia casareccia, ho fatto dei video sui cellulari, ho fatto dei video sui libri. Quindi voi cercate anche un target ideale, perché non tutti saranno interessati agli stessi argomenti. Dei video sono titolati Sant'Enchan vi parla, chiacchiera, eccetera, anche cazzeggia. Tanto ormai posso dire pure le paroline perché non mi monetizzano i video. Quando me li monetizzeranno, pensate che su quasi 800 video mi hanno accettato per la monetizzazione 26 video, di cui solo uno mi ha dato denaro. Allora io non vi chiedo denaro e non sarebbe giusto, vi chiedo piuttosto di guardare i miei video, di guardarli tutti quelli che potete, e poi dargli like, commentateli per farmi sapere quello che pensate, e, e poi io cerco il canale degli Higgins Love Live. Vorrei vedere questo video segreto, non so come cercarlo, caro degli Higgins Love Live. C'ho qua, ah, sponsorizzazioni canali, è quello che dici, no? Ti do un consiglio, San, fai una playlist con i tuoi video più popolari. Da cellulare non si vedono i riquadri. Ah sì, e Dream Man, e io il pc lo uso ben poco, ad esempio. Ah bene, eh, Duccio Barbacani, che significa non si vedono i riquadri? Io uso il pc per caricare video e fare live. Mi sono iscritto Yigen. Bene, allora Yigen is Love Live. Le sponsorizzazioni canali dicevi, no, che hai. Bene, bene, grazie di avermi incluso nella tua sponsorizzazione, gli ho dato like. Adesso sto guardando, vediamo seguenti canali. Magic 3, terza. Sì, però ci sono delle scritte per pochi istanti. Dovresti mettere più immagini. Adesso c'è Iperione dal vivo. Beh no, io non mi sono visto. Io non ho visto nulla. Eh, salve amici, come state? Ho salutato gli amici del canale di Iperione, che poi lui cancella i live. Allora schiaccia la campanella, grazie Dream. Mo ricambio, mi ferivo i riquadri alati. Sant'Enchan, mi sa che il prossimo video ti sponsorizza. Ah bene, il prossimo video che farà. Bene, bene, perfetto, perché mi aveva detto che c'aveva un video occulto che mi avrebbe fatto. Ho sentito fare il tuo nome in una live di Mario Ciricello. Sì sì, hai visto che dice e basta Sant'Enchan. Eppure tu, non so come si chiamava l'altro. Sì sì, quella live me la ricordo bene.
me la ricordo bene quella live che si è incavolato. eh, sì, la live si chiama cerchiamo un po'. Che io l'ho caricato quel frammento proprio sul mio profilo di Instagram. Il video sarà cancellato caricato, il video sarà caricato giovedì sera, dice The Higgins Love Live, perché di solito durante il giorno lavoro e poi sono libero per caricarlo. Grazie The Higgins Love Live. Sì, era successo un casino in quella live, avevi esagerato. Sì, avevo esagerato io e aveva esagerato Dreamman, anche quello che mi sputanazzava a me. Non so come si chiamava utopicamente, ecco, cercate di Mario Circello, utopicamente, che dura la bellezza 18 minuti e 30 secondi. Eh, bene bene, metti anche Mario Circello, vedi, bar Mario 203 utopicamente. Allora c'è qualcuno che a me mi manda a quel paese, io invece rispondo con cortesia e poi alla fine si infuria. Però è stato, cioè non volevo farlo uscire fuori dai gangli, però è stato divertente, è stata divertente la sua reazione, a prescindere da tutto, che eh, era Titino. Sì, infatti mi ricordo Titino che mi diceva del mio papillon che avevo in un video dai gangheri. Ecco, non volevo farlo uscire dai gangheri, però e poi nessuno di voi mi dice grazie degli Egan Love is Love Live. E sai, io sono un youtuber che mi piace dare una mano a crescere, allora farò anche io un video su di te. Allora nessuno di voi mi sa spiegare quello che mi ha domandato il nostro amico eh, Drugo Teman. Cioè lui dice che Massimo Bossetti è un uomo ingiustamente in carcere per un omicidio che non ha commesso solo per interessi politici. L'altro indiziato era un membro del partito monarchico che è stato immediatamente prosciolto senza prove. Ora ci sono decine di manifestazioni in Italia per la sua scarcerazione, ma i TG non ne parlano. Voi che ne pensate? È davvero così? Io non so nulla del caso Bossetti, e se devo fare un video su Massimo Bossetti non so se c'entra nulla la Gambirasi. Caro, mi emoziona sta cosa, sono lieto che mi hanno chiesto di seguirti. Grazie degli Higgins Love Live, io ho approvato la tua iscrizione, grazie. Ti ringrazio molto. Ma nessuno mi spiega se Bossetti sia innocente o colpevole. Massimo Bossetti, io non ho idea e mi hanno chiesto di fare un video, lo devo fare o no? E di che ti ringrazio, o del caso Bossetti, Massimo Bossetti? Certo che lo devi fare, però secondo te Duccio Barbacani è innocente o colpevole? Perché quello che mi scrivono, quello che mi scrive, ve lo faccio leggere. eh, ecco, quindi come vedete, quindi
quindi dopo tanti anni si scopre che c'è una dottoressa, dice Dream Man, che ne parla. Molto probabilmente Bossetti è innocente davvero, e quindi la solita giustizia all'italiana, che colpevolizziamo prima mediaticamente e poi alla fine non si sa addirittura, cioè o si sa che è innocente oppure resta nel dubbio, perché magari non era sangue del non so, che era Yara Gambirassi, no, che è stata uccisa, non era sangue suo, poi non era neanche il sangue del Bossetti, poi magari non era neanche sangue di animale, poi magari non era neanche sangue, esatto, sangue. E allora come, cioè la giustizia è uguale alla politica in Italia, e la politica è ingiusta, quindi alla fine non ci rimane nulla in Italia. Voi che ne pensate delle elezioni? Ancora adesso si sta discutendo del risultato. Si metteranno da loro d'accordo tra di loro per fare un governo tecnico? Riusciranno a governare? Duccio Barbacani: Bossetti non è condannabile, sono emerse prove contro l'accusa. Però sì, queste sono prove di un governo tecnico, perché nessuno ha la maggioranza più uno, che anche con la maggioranza, con il 50% più uno, cascano i governi in Italia, come è successo a Prodi e a Berlusconi, di cui ne ho parlato negli altri video. Come mai non si presentano altri politici, sempre gli stessi leader di coalizioni, che poi Berlusconi non governerebbe? eh, Piove governo tecnico, eh sì, davvero. E quindi si andrà a un governo tecnico, come sempre stato, perché viviamo davvero in una democrazia. Noi siamo soltanto liberi di scegliere dei rappresentanti che poi formeranno il governo, e se li troviamo per la strada ci dicono: lei non sa chi sono io, mentre li abbiamo votati noi. Allora già di per sé ci rappresentano, ma non fanno quello che promettono. In più non riescono a formare un governo, se lo votano da loro il governo, perché il governo tecnico non è nient'altro che quello, mettono tra di loro un capogoverno, mentre invece si dovrebbe votare pure il presidente della repubblica. In questo modo lo metteranno davvero un governo tecnico, perché PD e Lega non si vogliono unire con il Movimento 5 Stelle. Esatto, il PD è rimasto in minoranza, la Lega non può governare da sola e il Movimento 5 Stelle non può governare da solo. E dici bene Dream Man, qua mi ha chiesto se occultare o no il commento, ma io l'ho lasciato in evidenza. Quindi è peggio di quando c'era il pentapartito nella prima repubblica, peggio peggio peggio, ci fanno venire nostalgia di Craxi, Andreotti, Forlani, Ciriaco di Mita, Pomicino. È peggio della prima repubblica, peggio peggio peggio, che io non seguivo la politica da giovane proprio perché era una schifezza. eh, Duccio Barbacani: non si sa ancora se ci sarà un governo tecnico, è presto per dirlo, bisogna aspettare il 23 marzo. Ma se non si fanno alleanze è quasi inevitabile. Scusa se ti interrompo, dice De Gigen, ma devo lasciarti perché oggi ho fatto una passeggiata di 12 km e ora vado a riposarmi. Ci si sente. Ciao De Gigen is Love Live, e grazie per il video che farai, ne farò anch'io uno sul tuo canale. Duccio Barbacani: ma tu te lo ricordi il pentapartito? Note Gigen. Ciao Gigen. Sì, me lo ricordo perché ho 49 anni compiuti il 26 gennaio di quest'anno, come tutti gli anni, e quindi me lo ricordo. Era un bordello, ma questo è un bordello peggiore. Comunque prima magari ci sarà un'alleanza, forse, perché
tanto consultano, prima consultano a Di Maio del Movimento 5 Stelle, poi consultano a Salvini. Se non ci riesce Di Maio ci vorrà riuscire Salvini per vincere un record, quello di fare un governo. Però anche se si riescono ad alleare per fare una maggioranza di governo, non riusciranno a governare insieme, perché si toglieranno la fiducia. Quindi dopo cade il governo, se lo formano, dopo cade il governo. E quindi, come dire, sia che non si formi subito il governo tecnico, sia che si formi, se si forma perde la fiducia, come molti governi Berlusconi, che i suoi gli toglievano la fiducia, e nel 2011 furono dei comunisti a dargli la fiducia, poi si dovette dimettere per gli scandali politici e giudiziari. E anche Prodi gliela tolse prima Bertinotti e poi Mastella la fiducia a Prodi, che cade il governo Prodi. E quindi alla fine ci saranno forse dei rimpasti di governo per salvare il governo. Poi visto che la fiducia di governo si dà a inizio della legislatura, inizio anno, forse si andrà avanti pasticciati senza fare niente fra Lega e Movimento 5 Stelle e addirittura parte del PD, quello che è scissionista da Matteo Renzi. E poi gennaio, febbraio, marzo, quando ci sarà da votare la fiducia, o a fine anno, a dicembre, fanno cadere il governo per mancanza di fiducia. Però si formerà forse un governo per annaspare, per andare avanti. Poi c'è sempre il problema della legge elettorale. Se cade il governo tecnico non riuscirà a fare una legge elettorale in 2 anni, come è successo ultimamente. Allora ci sarà un altro governo tecnico che non si sa chi lo metterà. E allora alle solite, vecchi politici, inclusi i pentastellati, a fare nuove leggi elettorali, oppure, come è successo adesso, ci saranno dei nuovi politici votati con le vecchie leggi elettorali? Perché l'ideale sarebbe avere dei nuovi politici con nuove leggi elettorali, ma fin tanto che ci sarà un governo tecnico, cioè dei vecchi politici che nessuno ha votato, legittimato col voto, in una vera democrazia dovrebbe essere così, saranno i vecchi politici, cioè attraverso un governo tecnico, i vecchi politici a mettersi d'accordo per fare delle nuove leggi elettorali, e prenderanno di nuovo parte del porcellum di altre leggi elettorali vecchie per farne una nuova. Sarà un nuovo Frankenstein questa nuova legge elettorale, e di nuovo ci incontreremo, anche grazie al fatto che ormai c'è disincanto fra gli italiani che non vanno a votare, votano in pochi. Ci ritroveremo con sempre meno suffragio ai partiti e ai politici da parte del voto, e sempre più governi tecnici, perché se andavano a votare più persone, non importa per quale partito, ci sarebbe stato un governo più stabile, dalle urne sarebbe nato un governo più stabile. Ma hanno tolto il premio di maggioranza perché era iniquo, giustamente, e adesso non si è raggiunta una maggioranza, perché senza premio di maggioranza in Italia non si raggiunge mai una maggioranza se non ci si allea. Siccome le forze politiche che hanno vinto sono inconciliabili, si andrà a un governo tecnico che farà che saranno vecchi politici a fare nuove leggi elettorali, e di nuovo ci sarà un flop sempre nelle stesse. La gente deve andare a votare, ma non ci va perché non crede più nella politica. Allora, che dire, che è tardi, sono le 23. Mi raccomando, lascerò, fate clic nel riproduttore del cellulare o del computer o del tablet, nell'icono della i ci sono i video raccomandati, poi nei 4 angoli metterò le liste di riproduzione. Comunque voi andate a vedere nel cellulare se non ci saranno queste anteprime, andate a vedere
nel mio canale c'è un'opzione video nell'applicazione di YouTube, no? Allora, se non entrate nel mio canale di YouTube attraverso il browser Google Chrome o un altro, allora nell'opzione di video scegliete i più visti e vi appariranno i più visti, che io raccomando adesso qua. Vediamo un po' gli ultimi commenti, perché adesso stacco. Mi si sta surriscaldando il telefono, mannaggia, ecco, succede pure a me, per questo voglio tagliare la diretta. Beh, no, Berlusconi si dimise perché non aveva più la maggioranza. Certo, i suoi deputati e i suoi senatori, i suoi parlamentari se ne fuoriuscivano in altri partiti, indossando un'altra giacchetta politica, magari a 5 stelle. Mi ricordi un po' lo Sgarbi di Sgarbi Quotidiani? Ah, grazie. C'è invece chi mi ha paragonato a Mario Marenco, sai, Duccio Barbacani, perché sono composto, dico freddure senza accorgermene, e non so quanti di voi avranno visto Mario Marenco, no? Che gli parlava a Machan è ben educato e posato, Sgarbi un turpiloquente seriale. Bene, cercate in YouTube Mario Marenco che gli parlava a Renzo Arbore, no? Eh sì, qui come va? Tutto bene? Oppure cercate Leoluca Orlando, Ruggero Orlando, e poi non so che altro giornalista della Rai della mia gioventù, degli anni 70 80. Comunque no, mi hanno paragonato, forse sono più uguale a se parlo più lento, come facevo nei primi video con più flemma, a Mario Marenco. Cercatelo. Io non credo che posso mettere il link, che faceva Mister Ramengo. Vediamo se vi posso mettere il link. Ecco, lo vedete? Cercate. Quando il telefono mi si riscalda, la batteria, anche con il caricatore, la batteria scende pian piano verso lo zero. E sì, purtroppo succede anche a me. Mister Ramengo da Parigi, Duccio Barbacani, sì, che imitava probabilmente Leoluca Orlando o Ruggero Orlando, non so, che dei giornalisti dell'epoca. In collegamento da Parigi, ecco, mi hanno paragonato a lui. Adesso però vi lascio, perché vi ringrazio di seguirmi. Vi lascio. Sì, Ruggero Orlando, Duccio Barbacani. Allora, Dreamman, ok, grazie Duccio Barbacani, e grazie a tutte e tutti voi di volermi aiutare. Non vi chiedo denaro come fanno sfacciatamente molti youtubers, come fa Matteo Montesi, come fa Giuseppe Simone, che addirittura insultano chi non gli manda denaro o chi gli contestano. Vi chiedo soltanto, perché mi si è rotta la filmatrice Verio del 2010 che mia madre mi ha regalato nel 2010, ma forse tecnologia vecchia, perché è la linea GZEMS 130V. Vi chiedo soltanto di guardare tutti quanti più video miei possibili. Entrate nell'applicazione di YouTube, mettete nel mio canale video, scegliete poi i più visti, ma qualsiasi, anche fra i primi, che io ho fatto tutti i miei video con il cuore, nel tentativo di comunicare qualcosa agli altri. E purtroppo ci sono dei miei video che io considero, per esempio facendo la spesa, che sono molto divertenti, occorrenti, dicevo battute, c'avevo molta ironia, poi li giravo dappertutto, e che non sono stati valorizzati. Quindi guardate qualsiasi video mio, pure quelli meno visti, e condivideteli il più. Poi ricordatevi che io carico i miei video, come vedrete in descrizione,
modifica video. Adesso ve lo faccio per farvelo. Postazioni avanzate. Ecco, adesso carico. Come potrete vedere dalla descrizione, la licenza che io impiego è in common creative attribution, riutilizzo consentito, common creative attribution. Quindi se volete riutilizzare i miei video basta che nella descrizione citate il nome del mio canale, il link del mio canale, il titolo o i titoli dei miei video e il link o i link dei miei video. Quindi potete utilizzare, addirittura caricare nel vostro canale interi brani o interi video miei, perché sono in common creative attribution. Basta che soltanto citiate il titolo del video e il nome del mio canale con il link e il titolo del video con il link, oppure i titoli dei video con il loro link, il nome del mio canale con il link. Quindi io metto in common creative attribution i miei video. Vi saluto. Se volete caricare nei vostri canali i miei video lo potete fare. Ho superato quota 1000 e poi è scesa la quota. Per questo adesso ho cancellato la visualizzazione delle iscrizioni, perché non voglio che si iscrivano al mio canale soltanto perché ho iscritti. Adesso sto proprio a 1000 esatti, però forse rimetto la visualizzazione degli iscritti, non so, ero arrivato a averne di più. Quindi Duccio Barbacani, mi sembra per questo che mi lasciano fare le live ancora, perché ho 1000 iscritti almeno. Ero arrivato a 1040, però hai visto, ti si iscrivono, ti chiedono l'iscrizione e poi si disiscrivono. Infatti io ho postato in molti gruppi di YouTube, di Facebook, like per like, per pubblicizzare i canali e i video, e beh, non si ottengono risultati dai siti, dai gruppi e dalle pagine di Facebook e di Google Plus per pubblicizzare i video e i canali di YouTube. Non si ottengono risultati, si perde solo del tempo. Allora purtroppo vi devo lasciare perché sono le 11:10 e io ho trascorso già 38 minuti. Mi si sta surriscaldando il cellulare, non ho soldi per comprarmene un altro. Si tratta di un Motorola Moto X seconda generazione del 2014, comprato in dicembre 2015, quindi già sta diventando un po' obsolescente, se no mi si brucia come la filmatrice. Vediamo un po', che qua c'è un casino, c'è un commentario da leggere. Buonanotte a tutti, buonanotte a tutti. Mi raccomando, a chi guarderà poi questo video, attivate la campanella, mi raccomando, grazie. Attivate la campanella, iscrivetevi al canale, guardate video consigliati schiacciando nell'icono con la i, date like a questo video se vi è piaciuto, condividetelo e commentatelo, e guardate le anteprime dei miei video che metterò qua quando editerò il video. E adesso io, se non mi sono iscritto, vado a cercare il canale di Duccio Barbacani e dovrebbe stare qua. Applichiamo questa finestra, incolla Duccio Barbacani e vediamo. Ah, ecco, ti ho trovato. Io ho trovato Duccio Barbacani, poi guarderò i tuoi video. Adesso mi sono iscritto e ho azionato la campanella. Quindi Duccio Barbacani, se vuoi riutilizzare
parti dei miei video magari contestualmente perché parlo di qualcosa che ti interessa, gastronomia, notizie, hai visto un video che magari è durato poco o molto, ho parlato di calcio, di attualità, eccetera, lo puoi fare, perché l'importante è che citi il mio canale, il link del mio canale in descrizione, il titolo del video o dei video e i loro rispettivi link, perché io li carico tutti in common creative attribution. Ho attivato la campanella del tuo canale e mi sono iscritto. Buonanotte, eh. Adesso mi stanno guardando in 3 spettatori, no, 4 spettatori. Vi devo lasciare, mi spiace, non ci sono più interventi da commentare, che in pratica rimanevo a commentare gli interventi. Ciao ciao, mi raccomando, grazie di seguirmi, dal vostro Santen Chan. Ciao ciao. E se per quelli e per quanti guarderanno questo video dopo, se gli è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella e fate tutto quello che ho detto 5 minuti fa o 5 secondi fa. Ciao.